Nelle puntate precedenti, dopo aver preso un autobus notturno da Cartagena, ci siamo ritrovati a passare la notte sul marciapiede davanti alla polizia di Montpos. Abbiamo girovagato per il piccolo paesino che ricorda in tutto e per tutto la Macondo del romanzo Cent'anni di solitudine. Abbiamo sbirciato in qualche casa coloniale di mercanti d'oro, mangiato il formaggio preparato dalle signore, osservato le iguane spaparanzate sulle rive del fiume. Poi abbiamo preso un taxi condiviso e ci siamo catapultati in una Colombia completamente diversa. Oggi ripartiamo da qui, da un porto bello rustico, da una barca, da uno dei fiumi più importanti della Colombia. Buongiorno ragazzi, da una Colombia che sembra un mondo parallelo rispetto alla Colombia che abbiamo visto fino adesso. Siamo a El Banco, questo paesino sul fiume Magdalena, e ragazzi la situazione è cambiata nettamente rispetto agli ultimi posti in cui siamo stati. Allora, da qui noi prenderemo una barca domani mattina, siamo appena stati al porto, ragazzi, pazzesco, chi l'ha visto sicuramente nel video precedente, e adesso andiamo a cercare un posto per dormire. Ci dividiamo, Angela va da quel lato e io vado da questo. Hotel Surabaya, il nome mi piace molto, Surabaya sa un po' di Indonesia. Un ventilador con pareja 30, mi amor. Oh, finalmente ragazzi, una stanza degna di chiamare psibettola. Degna Beyond Trip. Finalmente. Ma possiamo mettere il certificato di qualità. Ci siamo finalmente. Io sono andata in quello di fronte, costava 56.000 con l'aria condizionata e il bagno in camera. La signora di fronte 30.000. 30.000 è il più basso che abbiamo mai pagato fino adesso, direi. Assolutamente. Sono 7 euro per la camera con il ventilatore che gira sopra la nostra testa, e comunque il bagno in camera ce l'abbiamo. E che bagno, ragazzi, Che bagno. per favore, luce, Angela, luce. Eccola qua. Bagnetto di tutto rispetto, voglio dire. Bagno, doccia, che qua molto spesso è così, cioè non c'è doccione, è solo Non un c'è tubo che esce dal muro. Un bel tubetto. E questa è la doccia. Però abbiamo anche la carta, questa è roba buona. Allora la signora continuava a dirci: ma la stanza è piccola, in realtà la stanza è enorme, il letto che è un po'. Il letto è un po' piccolo. Però ci ha detto così tante volte la parola mi amor, che va bene, cioè voglio dire. Segno. Sei carinissima. Bene, quindi inizia così questa Inizia avventura. benissimo. Lì c'è il nostro hotel e qui di fronte c'è il porto, proprio vicinissimo. Quindi adesso andiamo a fare un po' di ricerca di informazioni, perché il nostro progetto è quello di attraversare il fiume Magdalena, cioè risalirlo, o meglio riscenderlo, perché andiamo verso il sud. E quindi ci sono tutte queste barche che partono da qui in realtà una sola volta al giorno. Adesso andiamo a prendere un po' più di informazioni, a capire meglio come funziona per il biglietto, per i posti, se è meglio comprarle adesso, se dobbiamo comprarle domani mattina. Quindi torniamo al porto, cioè siamo già arrivati, neanche il tempo di dirlo e siamo praticamente già qui. Direi che è uno dei porti più originali che io abbia mai visto. Guarda qua che ristoranti di pesce di fiume. Allora abbiamo chiesto alla signora dell'hotel e ci ha detto secondo me lì è un po' caro. Ci ha detto questo la signora, noi nel dubbio. Io non era il caro di cui mi preoccupavo. Esatto, non era proprio quello. No, hanno altri problemi. Questo è il porto, c'è anche una rincuorantissima barchetta con un mitra e 2 militari messi lì, e questo è invece l'ufficetto e le varie barche che poi partono domani sul fiume. Ma c'è un problema, perché c'è scritto la signora del nostro hotel dicendo: fermi tutti, non prendete il biglietto perché ve li ho bloccati io, visto che nel nostro hotel dorme uno dei guidatori delle barche, detti anche barcaioli, cioè il signor barcaiolo che dorme dove dormiamo noi e che ci ha già messo da parte 2 biglietti, quindi dobbiamo vedercela con lui più tardi. Possono mancare tante cose in questo porto, ma sicuramente non la musica. Qua sotto questo tendone c'è un bar dove si può bere della birra. Questo Bello il bagnetto. sono i bagni, proprio vista fiume. E il banco non è decisamente una meta turistica rinomata in Colombia, anche perché la sua posizione fino a qualche anno fa era parecchio scomoda da raggiungere. Adesso è un po' migliorato perché è possibile navigare sul fiume anche per i passeggeri, quindi hanno introdotto da qualche anno queste barche per i passeggeri e quindi un pochino sta cambiando anche questa città.
la cui vita si basa principalmente sul fiume che passa qui davanti, ma anche su un'altra cosa, perché inaspettatamente El Banco, ragazzi, è la capitale colombiana della cumbia. Eccola qua, la capitale della cumbia, musica ad ogni angolo. E questo chi è? Cuando yo empecé a tocar mi acordeón, no tenía nadie que me enseñara. Compraba yo mis discos en la segunda, escuchaba a los maestros por si me guiaban. I carretti coi cavalli sono un mezzo veramente un sacco diffuso in questo paesino. Ne abbiamo visti tantissimi oggi passare, soprattutto nelle vie proprio vicino al porto, che poi sono quelle anche del mercato. Quiero tanto los que abrieron las puertas para cantar mi llanto, y ahora que no están les canto con gusto, que sepan que su ejemplo se quedó en el mundo. La corrente del fiume è fortissima e ci sono dei ragazzi che stanno nuotando proprio adesso, anzi facendosi trascinare in pratica dal fiume. Guardate qua davanti, adesso si sono avvicinati di più alla riva per uscire. A posto, la signora ci ha fatto parlare col motorista che ci ha detto domani mattina andiamo lì, paghiamo e noi abbiamo già il posto assicurato perché ce l'ha tenuto lui. Il signore è tipo il macchinista motorista, non si è capito molto bene. Comunque la signora super gentile che all'inizio ci ha visto e quasi non ci voleva dare la stanza perché non capiva da dove venivamo, chi eravamo, così. Poi però ci ha aperto la porta e alla fine è stata super simpatica, disponibile e ci ha tenuto lei i posti tramite The Motorist. Sono le 6:30, ragazzi, e sta diluviando. Che fortuna, mamma mia! Tutti i giorni che c'erano proprio oggi piove. Andiamo al nostro ticket office a prendere il ticket. La signora ci sta aspettando. Biglietti presi e questa sarà la barca. Siamo poco preparati stamattina, abbiamo detto tanto ci alziamo alle 6, troviamo sicuramente 2 banane, 2 cose da mangiare. È tutto chiuso, situazione attuale è questa. Non abbiamo trovato le banane stamattina, ma abbiamo trovato il signore che frigge. Il signore che si chiama El Buchon. Oh, grazie. Oh, gracias, muchas gracias. Bollente appena fritto. Yo dije, no parecen colombianos. Ah, gracias. Ven, mi amor, ven. Mira que te queremos buscar. Mira, estos son unos accesorios que en rodio, mira. No, gracias. ¿No usa? No, gracias. Bueno. Muchas gracias. Grazie signora. Stavamo comprando le frittelline, la signora mi ha avvicinato e mi ha detto vieni. Un po' losco così, non capivo, voleva farmi vedere i gioielli che vendeva. Un bouquet di bocadillos, Angela. Vai, vediamo se sei fortunata, prendine uno. In che senso? Non sono tutti uguali. No, ma ti sei mangiato un pezzo. Che sfortunata. Ma anche di quello. Camminando siamo finiti al mercato. Guarda qua che mercatone che c'è al banco. Ah, banane, finalmente. Questa è la zona del pesce, le signore sotto gli ombrelloni stanno pulendo il pesce, tagliando tutto quanto. Mazza ragazzi. Non vi dico l'odorino. I clienti sono qui in attesa. Signore, che cosa porta? Ah, l'uccellino. Hai capito il signor. Recuperate gli zaini ragazzi, ha smesso un secondo di piovere, siamo pronti per salire a tempo di cumbia. Aromática. Ah, un cafecito? También llevo. Sì, uno porfa. Sì, uno pequeñito. Pequeñito. No ragazzi, io non ho parole, cioè dall'hotel al porto sono 200 metri, è già qua che prende il caffè con la signora, devo capire se è per la signora o per il caffè. È per la signora. Immaginavo. E per il caffè. Oh. Pronti ragazzi, pronti. Grazie. Eccola qua. Attenzione che scivola. Ai. No. Siamo seduti con vista ragazzi. Abbiamo il finestrino, posto finestrino e il nostro zaino più grande però è qua sopra che si fa il viaggio nella parte alta. Il signore sta ancora caricando. Siamo ancora al porto ma stanno preparando tutto, solo che adesso veramente sta diluviando ragazzi. Sta piovendo tantissimo. Questo era anche un lampo a posto.
Gabriele sta buttando fuori l'acqua dalla barca. Il porto obbligatorio si sta per partire nonostante il temporale. Poteva esserci un giorno peggiore. Non credo, no. Non credo. Partiti, ma abbiamo dovuto abbassare i teloni perché sta piovendo ancora e speriamo di poterli rialzare. Mi ricordi perché l'abbiamo fatto? Anche là. Piove dentro, io mi sto praticamente lavando tutta, ma dobbiamo tenere un po' aperto perché c'è un odore di benzina qua dentro, così non passa aria se chiudiamo tutto, così respiriamo un po'. Ma la vera domanda è: lo zaino al piano di sopra arriverà a destinazione e in che stato arriverà a destinazione? Signore, il tergicristallo umano, sta pulendo lì davanti, intanto sembra essersi un attimo calmata la questione. Il Rio Magdalena è il cuore della Colombia. Con i suoi oltre 1500 km attraversa il paese da sud a nord, unendo territori, culture e storie. Per secoli è stato la via principale di comunicazione e commercio, portando persone, merci e idee tra le Ande e i Caraibi. Oggi oltre 35 milioni di persone vivono lungo il suo bacino. È lì che si concentra la gran parte della popolazione colombiana. Il fiume tocca città come Honda, Mompox, El Banco, Barrancabermeja e scorre attraverso territori abitati da comunità afrodiscendenti e gruppi indigeni. Le rive del Magdalena sono anche un luogo di identità e tradizione. Si vive di pesca artigianale e si onora il fiume con riti legati all'acqua, alla fertilità e al tempo. Ma questo fiume così vitale è anche segnato da profonde contraddizioni. In alcune zone il Magdalena è oggi attraversato anche dalla paura. Gruppi armati usano le sue rotte per traffici illeciti, estorsioni e controllo territoriale. Il fiume che unisce è anche quello che rivela le ferite del paese. Primo stop, stiamo attraccando nel primo porticciolo, c'è un bel ristorante proprio sulla riva e qui c'è l'attracco della barca. La signora qua davanti mi sa che scende perché vedo che si sta togliendo tutto. Questa è la barca dell'ospedale che ti porta all'ospedale, credo tipo un'ambulanza sul fiume. Dopo un primo momento, ragazzi, che ci siamo detti perché l'abbiamo fatto, adesso invece è tutta un'altra storia. È bellissimo il paesaggio, adesso vediamo cosa succede. Sarà molto lunga, sarà molto lunga, era soltanto il primo stop. Paese un po' più grande, ci sono varie case, c'è anche una chiesa, si intravede qui dal fiume. Sa che ci stiamo fermando anche qui, quindi questo è il secondo stop, devo dire molto ravvicinato rispetto al primo. Qui si attracca così direttamente sulla riva. Questo paesino che si chiama Rio Viejo è lontanissimo da tutto quanto. Da El Banco si può venire soltanto via fiume, anche perché le distanze sono assurde. Con la strada normale bisogna fare quasi 470 km. Nuovi passeggeri in arrivo, c'è anche un pollo. Ah, il nuovo passeggero è il pollo, non c'è nessun umano. Ecco qua, ci liberiamo un po' d'acqua che è entrata prima. Si passa anche il mocio, ma che precisione. Ripartiti a grande velocità, ho controllato, hanno messo dentro il pollo. Stiamo attraccando. I venditori, ragazzi, sono i venditori. Stiamo attraccando in un posto veramente isolato, questo ancora più dell'altro. In realtà in questi stop stiamo principalmente consegnando la posta e ricevendo pacchi da consegnare. La signora ha appena dato un sacchetto e gli ha detto il nome a cui va consegnato. Sapeva pollo. Si iniziano a vedere le montagne all'orizzonte. Paesino questo di Morales, è un po' più grande degli altri, ma in realtà non è collegato a nessuna delle altre cittadine, è proprio in mezzo ai vari fiumi che ci sono qui nella zona, quindi via principale di comunicazione
il fiume. La signora ieri, quando ci ha detto come sarebbe stato il viaggio, ci ha detto che sarebbe stato molto molto comodo perché ci sono questi sedili come quelli dell'autobus, ma non pensavamo che fossero esattamente quelli dell'autobus, questi sono proprio quelli dell'autobus Promi Urban. Improvvisamente mi sa che è finita la benzina. È la gasolina. Tutto il viaggio lo stiamo facendo controcorrente perché il fiume scorre da sud dove ci sono le montagne verso il nord dove c'è il mare. Il viaggio va avanti, sono passate un po' di ore, Galline è qui, sarà tranquilla. Un attimo che ho bisogno di alzarmi un attimo in piedi. Oh. Ecco qua, bella carica. Che spettacolo. Ecco da fuori la nostra barchetta, adesso bella asciutta col sole che è arrivato dopo. Cotrans Fluviale, la nostra compagnia. E intanto qua si carica e si scarica. Queste invece sono barchette decisamente diverse. Nonostante i sedili come quelli dell'autobus, ragazzi, le chiappette fanno male. Ci siamo fermati a questo porto e ci hanno fatto scendere dicendo che ci sono ben 40 minuti per fare una pausita, e quindi siamo a San Pablo e siamo a circa un'ora dall'arrivo. Ci sono un po' di negozietti, un po' di ristorantini qua. Adesso troviamo un posto e ce la mangiamo. Ristorante del porto, questo è il piatto che è arrivato, l'abbiamo preso con l'uovo, ci sono addirittura gli spaghetti con il pomodoro. Questo è tutto il locale. Si cucina proprio qua dietro, quindi cucina a vista, e siamo io, Paolo e questa signora che si è unita al tavolo così, e stiamo partendo per l'ultimo tratto di questo viaggio. Arrivati finalmente, ragazzi, la polla è ancora lì e adesso bisogna solo recuperare lo zaino che c'è ancora. Si vede che questa è una città vera e propria, questo è il porticciolo, siamo arrivati e ce l'abbiamo fatta! Finalmente. Noi e la polla, è arrivata anche lei. Mamma mia, dalle 8 di stamattina sono le 3:30, forse anche le 4. Però mi è piaciuta sta cosa, 3:30. Mi è piaciuto questo viaggio in barca. Bello, 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 ma ci siamo anche addormentati a un certo punto io e Angela. Perché conciliava il sonno comunque, questo movimento continuo. Adesso andiamo a cercare un posto per dormire. Ammazzo, il volume è bello alto da queste parti. Ci sono un po' di localini con la musica a bomba. Siamo entrati nel primo hotel dopo il porto e abbiamo trovato questa stanzetta. Splendida, 35.000, costa niente, bella semplice, ventilatore, anche se si muore di caldo, vista Ethernet, very good, very good. Comunque la signora era un genio, perché parlava al cellulare con il cellulare sotto la camicetta, esattamente così, e intanto aveva le mani libere, cioè è un genio. Non ti servono le cuffie, non ti serve niente. Io infatti vedevo la signora. Io vedevo che parlava, ma non capivo con chi. Sentivo qualcuno poi che parlava e lei che rispondeva. Wow, cavolo. Senza che cosa servono? Dai, le AirPods. No, quando puoi mettere tutto il telefono nella maglietta. Cosa mi dici, Angela? Dai. Allora, vetri pulitissimi. Vetri, guarda, sono talmente puliti che guarda, sembra che non ci siano. Anche quello della doccia è pulitissimo, guarda. Guarda qua. È una walk-in shower. A me piacciono quelle docce proprio a vista con il vetro proprio bello. Bello pulito. Non rompere tutto, guarda. Questo è il bagno, very nice. Ah, e l'acqua, ecco, da sopra, qua c'è il rubinettino proprio in alto. Ah, chiaramente il concetto si applica anche alla porta, quindi qui possono entrare tutti, mosche, zanzare, insetti, cose. Chi ci frega. E poi vabbè c'è anche il tubo catodico, che però in questa stanza non fa tanto notizia, no, a dire la verità. Non c'è dubbio adesso, perché poi dietro questa tenda c'è una finestra.
Ci Ecco, sarà il vetro. la finestra. Vediamo la finestra. No, C'è, tutto a posto. c'è, dai. c'è, solo sì. un po', sì, vedi? Quelle che non si chiudono. C'è l'aria che Madonna, passa. Sta cascando. No, Angela, stai attenta. Non ho fatto niente, guarda, sta cascando il vetro. Anche se è un po' tardi, ragazzi, mi sono comunque preso un bel caffettino qua in piazza. Non siamo soli, c'è un po' di gente qui che se la spassa, come al solito un sacco di banchetti, un sacco di cose succedono qua. So che vi piacciono le nostre cene disagio, ragazzi. Questa sarà una di quelle. Ci siamo messi proprio nel corridoio di fronte alla stanza, Che gira un po' seduti di per terra. aria, gira un po' di aria qua dentro, fa caldissimo, e allora qua fuori sul corridoio sto schiacciando il nostro avocado quotidiano. E però stavolta c'è una new entry, queso e bocadillo, quindi formaggio e la solita pasta colombiana a base di guava. Sì, molto allora buona. loro la mangiano insieme, ma noi quando abbiamo visto che erano divise abbiamo Perfetto. detto Abbiamo è un geniale, formaggio. quindi abbiamo il formaggio che E il mangeremo dolce. con guacamole, con l'avocado anzi, e questo invece che ce lo mangiamo dolce. Noi abbiamo tutto stasera, E guarda. le tostadas con l'aglio. Con l'aglio. Nottata veramente difficile da definire questa, ragazzi. Tutto bene finché non ho sentito le gocce della pioggia addosso, nonostante fossimo belli sdraiati a dormire, perché ha piovuto stanotte. Ma abbiamo scoperto che lì c'è un buco sul soffitto e il tetto ha qualche problema sicuramente, quindi l'acqua scendendo da quel buco e poi rimbalzando sulle pale eoliche ce la siamo trovata nel letto. Io me la sono trovata mi sono fatto tutto il fianco bagnato e non solo. Poi ha cominciato vabbè, è un casino, raga, un casino. Alla fine è andata così la nottata. Anche non ha sentito niente. Io non mi sono accorta di niente, ma perché il buchetto era di qua. Sì, ma ero appena svenuta perché nel momento precedente, quando invece Paolo non si è accorto di niente, è successo che c'era una puzza tremenda in camera, in tutta l'area qua attorno, perché poi ho aperto la porta, ho detto apriamo la porta e da fuori è entrata questa ventata. Perché c'è una cosa che non abbiamo ancora detto. E questa città ha qualche problema, Il sì. fatto che sia costruita proprio accanto a una raffineria di petrolio che è a 2 passi, proprio la vedi in fondo alla via. Adesso usciamo e si vede. E quindi di notte si vede, hanno sparato qualcosa nell'aria, è arrivato questo odore fortissimo, nonostante, anzi, siccome noi avevamo tutto aperto là sopra che non si poteva chiudere, è entrato dritto e mi sono coperta con la sciarpa, ho cercato di coprire Paolo che però stava dormendo, non si è accorto di niente, non si è accorto che ha aperto la porta, che sono alzata. Però l'acqua sì, quella mi Però sono nell'acqua accorto. sì, io lì ero svenuta, cioè ci siamo fatti il cambio stanotte. Comunque Barranca ha diversi problemi: criminalità, inquinamento. Cioè è un Mi sembra posticino, già abbastanza, mi sembra già omicidi, abbastanza. tipo il tasso più alto di omicidi di tutto il paese. Questa zona, sì. Paese Colombia. Ecco ragazzi, lì c'è il nostro hotel e qua si può vedere subito che c'è la raffineria lì dietro che butta fuori robe. Quindi sì, effettivamente è veramente vicina. C'è questa professione che abbiamo notato che fanno in Colombia in molte città, soprattutto nelle piazze, nei parchi, ma anche nelle strade dove ci sono i negozi. In pratica ci sono le truccatrici di strada, cioè queste signore tutti siedi, ti truccano, soprattutto le sopracciglia ho notato che disegnano molto bene. È così stranissima sta cosa, però utile. Stiamo facendo un giro in città adesso ragazzi, sembra una città normale come diverse che abbiamo visto qua in Colombia, anzi è bella viva e vivace, però ecco la verità è che ci siamo un attimo informati meglio su quelli che sono proprio i dati e ragazzi i dati dicono che siamo in una città dove il tasso di omicidi è veramente altissimo, molto più alto di alcune città dove storicamente questo tasso è molto alto. Barranca Bermeja, città simbolo del petrolio colombiano, è oggi anche il volto più crudo della violenza urbana. Solo nei primi mesi del 2015 sono stati registrati 93 omicidi. Nel 2024 furono 161, un tasso di 66 ogni 100.000 abitanti, il più alto dell'ultimo decennio. Diversi clan e bande locali si contendono il controllo di estorsioni, traffici e perfino della mobilità nei quartieri dove impongono vere e proprie frontiere invisibili. Negozi chiusi, famiglie sfollate, venditori minacciati. La violenza colpisce ogni strato della vita quotidiana e mentre il governo ha inviato unità speciali per cercare di fermare le estorsioni, i risultati sono lenti.
Intanto anche il prezzo della benzina, paradossale in una città con una grande raffineria, resta alto a causa della fine dei sussidi e della scarsa capacità di raffinazione del paese. Alla fine, ragazzi, la giornata è passata tra un po' di studio, un po' di cibo, un po' di cose, un po' di lavoro, e quindi sta arrivando la sera, perché noi stasera alla fine stiamo aspettando di prendere l'autobus notturno che ci porta a Medellin o Medellin. Esatto, sono 5-6 ore di viaggio, quindi partiremo verso le 9:30-10, quindi nottata sull'autobus. Questa, adesso andiamo a recuperare gli zaini che abbiamo lasciato all'hotel e poi andiamo verso la compagnia degli autobus. Con il buio la zona diventa un po' così, quindi adesso mettiamo via la camera e andiamo a piazzarci in qualche posticino. Mancano più di 3 ore all'autobus, quindi abbiamo deciso di fare un aperitivo per ingannare l'attesa. Aperitivo con birretta e di accompagnamento 2 bei pansiti belli carichi, questo col bocadillo e questo invece con la frutta secca. Siamo, ragazzi, quasi in orario, si va sull'autobus. Nelle ultime ore siamo stati tranquillamente dentro l'ufficio della compagnia e adesso abbiamo preparato l'attrezzatura pesante per l'aria condizionata che c'è sull'autobus. Comunque a Medellin farà pure più freschetto, quindi comunque tornano utili più in là, tanto qua c'è un po' di casino. Abbiamo gli ultimi 2 posti dell'autobus, erano anche gli ultimi che erano rimasti liberi. Proprio accanto ai cessi, da questo lato abbiamo tutto fatto. Ecco, questo non è il massimo, non è il massimo, direi, però vabbè, almeno non abbiamo dietro nessuno, possiamo sdraiarci per bene, belli comodi. Devo dire, questa compagnia degli autobus molto comodi. Sì, ci piace, questa ci piace. Quindi, ragazzi, noi da qui ci salutiamo, ci vediamo nel prossimo video, ci sarà appunto una nuova città da visitare. Mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi subitissimo al canale, e in questo caso è proprio il caso di dirlo, è il viaggio, non la destinazione, che è stata la differenza in questi giorni, ecco. Ecco, l'ultima città, insomma, abbiamo visto com'è stata un po'. E guarda qua, faccio anche le ombre cinesi. Adesso faccio il cane, guarda. Ecco, vabbè ragazzi, con questo è venuto benissimo. Va bene, vabbè ragazzi, con questa noi vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil